Ciao amici di Retro Edicola, sono sempre Mauro e siamo sempre a Retro Edicola Videoludica Club. Il video di oggi sarà incentrato su un gioco che non esiste, è stato fatto da appassionati che vogliono tenere l'anonimato. Il video che hanno scelto, un film famoso, tristemente famoso perché non è eccelso, ma ai suoi seguaci, Fire and Days, Fuoco e Ghiaccio, un film del 1983 di Ralph Bakshi. Parliamo di laser game. I laser game sono quei giochi che c'è un video di fondo che gira in ripetizione su dei laser disc, facendo l'azione giusta mandi avanti il filmato e quindi vedi tutta la storia. Se sbagli c'è un filmatino dove mostra la morte e ricominci da capo. Molto semplice, ma se consideriamo il periodo storico primi anni 80 era una rivoluzione soprattutto per l'impatto visivo. I laser disc, per chi non li conosce, sono queste pizzone, i fratelli grandi, il papà dei CD. Sono questi bellissimi dischi dorati dove venivano appunto incise in video analogico e audio digitale. Sono proprio i genitori del DVD, mentre il mondo ancora andava in VHS, ma questa è un'altra storia. Comunque torniamo ai laser game. Pensiamo al contesto storico degli anni 80, dove i giochi erano tutti cubettosi, pochi colori. Tu su un cabinato avevi, per la prima volta sul cabinato arcade, avevi un vero video, un vero cartone animato che gira, che tu potevi anche interagire. Certo, erano molto limitati perché alla fine potevi appunto saltare l'immagine, ma intanto che è durata la candela devo dire che il gioco ha funzionato. E quindi torniamo a parlare del gioco. È un film di animazione girato con la tecnica del rotoscope, personaggi veri e sopra il disegno che viene ricalcato, come succedeva con Prince of Persia, che dà ai personaggi movimenti molto naturali. I personaggi sono creati da Ralph Bakshi stesso e da Frank Frazetta. Ovviamente prende a piene mani dal periodo storico, quindi il boom del fantasy, e quindi si incastra perfettamente nel periodo storico, i primi anni 80, il fine dell'83. Sta perfettamente su un laser game. Il periodo storico quindi è il periodo dei fantasy, come Conan il Barbaro, come anche in animazione He-Man, il Dimensione dell'Universo e tanti altri. Il gioco si fa giocare benissimo, al di là del valore del film che piace o non piace, quindi è molto bello, dinamico, perché l'azione è molto dinamica, quindi il personaggio salta ogni 2x3, fa variazioni, è molto colorato, è molto d'impatto. È un gioco che qua a Retro Edicola piace molto giocare. Lo usiamo sul nostro minicab che ci ha regalato Marco Marabelli di Dapma Italia. Vi consiglio sempre di provarlo qua da noi perché non potete trovarlo altrimenti, perché il gioco non esiste. Quindi ho detto tutto del gioco, non mi resta che salutarvi. Vi ripeto i miei bellissimi occhialoni alla Tony Stark. Tanti saluti da Mauro, ciao!